In questa basilica si conservano da 13 secoli i resti del Santo Padre Agostino, il più grande padre della Chiesa, vissuto tra la fine del IV secolo e la metà del V secolo e che ha segnato in modo indelebile la storia, sia la storia della Chiesa, sia la storia del pensiero medievale e moderno. L'arca di Sant'Agostino, datata 1362, tutta in marmo, formata da 95 statue e molte scene della vita di Agostino. Ecco, questa opera, che è il gioiello della Basilica, fu commissionata dagli agostiniani ed è opera dei maestri campionesi e anche di un grande artista che ha lavorato anche a Milano, Giovanni di Balduccio da Pisa. Ecco, abbiamo detto che sono 95 statue e l'arca è suddivisibile in 3 sezioni. La sezione inferiore poggia sull'altare, come potete vedere, ed rappresenta non solo la base dell'arca, ma anche la base dell'essere Chiesa, perché è formata dagli apostoli, dagli evangelisti e anche dai santi dell'antichità, più quelle figure femminili che potete vedere sono le simbologie che raffigurano le virtù, perché la vita cristiana si basa anche sulle virtù, fede, speranza, carità, poi le virtù cardinali che tutti conosciamo. Ecco, questo è il primo piano, la base dell'arca. La sezione centrale dell'arca invece rappresenta Sant'Agostino sul letto di morte, vestito dai suoi abiti episcopali, e alla sua testa e ai suoi piedi ha i 4 grandi dottori della Chiesa, i suoi contemporanei, ovvero Ambrogio da Milano, Simpliciano, successore di Ambrogio a Milano, Girolamo, con cui ebbe anche qualche contrasto, di la verità, e Gregorio Magno. Sono i grandi padri della Chiesa, suoi contemporanei, che lo circondano in questo letto di morte ai suoi piedi e alla sua testa. Mentre la parte superiore dell'arca rappresentano dei momenti della vita di Agostino, i momenti fondamentali della sua esperienza di uomo e poi di sacerdote e di vescovo. Potete vedere, vi dico così, le varie scenografie. All'inizio abbiamo Agostino che ascolta Ambrogio nella cattedrale di Milano. Al centro dell'arca, sul frontale, abbiamo Agostino sotto un albero che sente la voce del bambino che gli dice prendi e leggi. Da qui nascerà poi la conversione definitiva. Poi abbiamo il battesimo di Sant'Agostino e girando attorno all'arca abbiamo l'arrivo di Agostino da Cagliari a Pavia attraverso Genova. Siamo nel secolo VIII, nel 723, e fu portato qui per opera del re Liutprando, re dei Longobardi, che aveva come sede e capitale Pavia. Poi dietro abbiamo Agostino che partecipa ai funerali della madre Santa Monica, che dà la regola ai monaci, e poi le città dove lui ha insegnato soprattutto, cioè Roma e poi Milano. Mentre le formelle superiori, quelle triangolari, rappresentano miracoli attribuiti a Sant'Agostino, ma sono per lo più leggendari, hanno il valore che hanno, però certamente testimoniano che la gente veniva qui a Pavia a pregare Agostino per chiedere le grazie di cui aveva bisogno. E poi abbiamo queste figure in alto che dividono le formelle triangolari, che sono le gerarchie angeliche. Ecco, questa opera è un po' il gioiello della Basilica, un'opera che veramente vale la pena di venire a vedere e di visitare con calma, immagine per immagine.